Buongiorno, ci troviamo nella sala Porta. Oggi vorremmo mostrarvi alcuni volumi della nostra biblioteca, che non sono soltanto interessanti ma anche belli, con rappresentazioni che potremmo definire effettivamente artistiche. Lo studio dell'anatomia si è avvalso per secoli dell'aiuto di artisti che erano in grado di riprodurre in tavole disegnate o anche in modelli ciò che era possibile osservare sul tavolo autoptico. L'anatomista faceva le sue osservazioni, ma per tramandarle alla posterità era necessario che un artista, in collaborazione appunto con il medico, realizzasse delle opere quanto più possibili fedeli all'originale nelle proporzioni e anche in qualche caso nei colori. Un'opera fondamentale per lo studio dell'anatomia è il De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, pubblicato nel 1543, e le meravigliose tavole anatomiche contenute in questo volume sono state realizzate da un artista, Johannes van Calcar, che era tedesco ma vissuto a lungo in Italia ed è stato allievo di Tiziano. Un altro grande artista è Clemente Susini, esperto nella ceroplastica e del quale abbiamo due statue anatomiche a grandezza naturale conservate nella Sala Scarpa. Lo stesso Scarpa era un artista. Qui abbiamo preso dalla nostra biblioteca un volume, Le Tabule Neurologiche, stampato qui a Pavia nel 1794, che è un volume che contiene tavole veramente bellissime, disegnate di pugno dallo stesso Scarpa. Si tratta di 7 tavole calcografiche, ne possiamo vedere alcune, in ciascuna delle quali troviamo proprio l'indicazione di Scarpa come autore del disegno. Una volta compiute appunto le sue osservazioni, Scarpa preparava dei disegni che passava poi all'incisore Faustino Anderloni, che provvedeva a trasferire questi disegni su lastre di rame per l'incisione e successivamente per la stampa delle tavole. Purtroppo le matrici in rame dei disegni di Scarpa sono perdute. Tuttavia al museo abbiamo alcune altre matrici utilizzate per lavori di Bartolomeo Panizza o di Luigi Porta, a cui è dedicata questa sala. Vi mostro una di queste matrici in rame utilizzata per il volume di Luigi Porta delle alterazioni patologiche delle arterie. Vi mostro prima di tutto il frontespizio di questo volume, che forse è l'opera più importante di Porta e che faceva appunto parte del Museo Porta dell'Università di Pavia, che poi è confluito interamente qui al Museo per la Storia dell'Università dalla clinica chirurgica. Quindi è possibile proprio confrontare la matrice in rame con alcune bozze di stampa e con la tavola poi definitiva contenuta nel volume. Con l'andare del tempo, gli studi condotti qui a Pavia, legati soprattutto alle scoperte di Golgi, all'anatomia microscopica, ebbero bisogno di altri supporti, di supporti strumentali, non soltanto per vedere, ma anche per riprodurre ciò che l'occhio dello scienziato vedeva e interpretava. E quindi diciamo questa storia proseguirà ancora in altri locali, nei locali di un altro museo. Realizzare delle illustrazioni a partire dalle osservazioni che si facevano al microscopio era un aspetto fondamentale nel lavoro del ricercatore, del microscopista, dell'istologo. Quindi ogni ricercatore doveva forzatamente cercare di fissare ciò che osservava tramite il disegno. Il ricercatore poteva avere delle abilità anche da disegnatore oppure in qualche caso si faceva
aiutare. Golgi, ad esempio, disegnava quasi sempre da solo ciò che osservava. All'inizio della sua carriera sappiamo che si era fatto aiutare dalla moglie, Lina Aletti, che evidentemente aveva delle doti anche da disegnatrice, e più avanti era stato aiutato proprio nel disegno dagli allievi Achille Monti e Romeo Fusari. All'interno del laboratorio c'erano a volte dei ricercatori che si distinguevano un po' dai colleghi proprio per le loro abilità nel disegno. Qui a Pavia, nel laboratorio di Golgi, era il caso di Emilio Veratti, prima aiuto e poi assistente di Golgi, che proprio a partire dalla realizzazione dei preparati per l'osservazione al microscopio, ricavava poi delle illustrazioni particolarmente raffinati. In questo armadio che vedete qui è la nostra istoteca storica, contiene moltissimi vetrini che venivano realizzati all'interno del laboratorio di Golgi a scopo di ricerca e anche di didattica a volte. Ecco, per realizzare queste illustrazioni al microscopio bisognava necessariamente dotarsi di supporti ai microscopi proprio per realizzare i disegni. Un supporto fondamentale per la realizzazione di disegni era la camera lucida. Si metteva la camera lucida, si poneva sopra l'oculare del microscopio e questo oggetto permetteva al microscopista, all'osservatore, di non staccare l'occhio dal microscopio, ma continuando appunto l'osservazione la camera lucida riusciva ad inquadrare sia il vetrino che una parte del piano su cui poggia il microscopio. Per cui l'osservatore, il microscopista, riusciva a disegnare ciò che stava osservando senza mai staccare l'occhio dal microscopio. Evidentemente questa era una grande comodità e permetteva di realizzare illustrazioni precise di ciò che si stava osservando. Queste illustrazioni erano fondamentali, dicevamo, sia per pubblicare poi le immagini delle tavole che corredavano gli articoli scientifici, ma erano anche molto utili all'osservatore per focalizzarsi su e catturare particolari di ciò che stava osservando. Il nostro laboratorio aveva diverse camere lucide, ogni costruttore di strumenti, di microscopi, produceva poi anche la sua camera lucida e noi ne abbiamo diversi esemplari e diversi apparecchi particolari, di cui adesso ci parlerà la mia collega Silvia. Come ricordato, in museo possediamo diversi esemplari di camere lucide, tutti acquistati dal laboratorio di patologia generale ed istologia tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo. Tra le varie camere lucide abbiamo la camera lucida di Naché, la camera lucida di Hartmann-Prasmovsky e la camera lucida di Oberhauser, strumento con il quale Golgi realizzò la tavola che accompagnava il suo lavoro sulla fine anatomia dei bulbi olfattori. Tra le camere lucide la più nota rimane la camera lucida di Abbe. Ernest Abbe, professore di matematica e fisica in un'università tedesca, è noto per aver ideato diversi dispositivi per la microscopia, ma è soprattutto noto per la sua lunga collaborazione con la ditta Zeiss. Associatosi a Carl Zeiss nel 1875, assunse la direzione dell'azienda in seguito alla morte del proprietario. La camera lucida di Abbe si compone di un anello che veniva collocato sopra l'oculare del microscopio. A questo anello è collegato poi un secondo anello, è una scatola cilindrica con all'interno due prismi. Infine un braccio orizzontale collega i due anelli a uno specchio e a un disco graduato.
Questo sistema permetteva di riflettere l'immagine del preparato sia nell'oculare sia nello specchio, permettendo così la realizzazione della tavola. Questo modello di camera lucida è stato acquistato insieme a un altro esemplare della stessa marca, probabilmente verso la fine del XIX secolo, dal laboratorio di patologia ed era spesso presente nella dotazione di diversi microscopi. Come abbiamo ricordato, Romeo Fusari, uno degli allievi più brillanti di Golgi, aveva spesso realizzato delle tavole a corredare i lavori del maestro, ma ha scritto anche un trattato dedicato all'istologia generale e con queste parole sottolinea come fosse l'arte del disegno un'abilità molto importante per gli studiosi. Il disegnare l'immagine microscopica costituisce un importante ausiliare dell'osservazione. Molti particolari che alla semplice osservazione sfuggono cadono sotto gli occhi a chi si appresta a disegnare. Per tal fatto gli studiosi, fin dalle loro prime osservazioni, si eserciteranno a disegnare le immagini degli oggetti rilevate a debole e a forte ingrandimento.